Ed eccoci qua con l'attesissima recensione della bestia, la Bezior X 1500 watt. Questo video è in collaborazione con cdkoffers.com. cdkoffers.com è il paradiso dei codici a prezzi stracciati per software, giochi e addirittura sistemi operativi da usare su Steam, PlayStation, Xbox o anche PC. Usa il codice sconto ISSAM per stracciare ancora di più il prezzo e prendere a due soldi Halo, Microsoft Windows 10 Pro, Microsoft Office, Warcraft, FIFA 21, Fortnite e tanti altri. Come si fa? Molto semplice: registrati, cerca quello che ti serve, usa il codice sconto e paga con carta di credito, PayPal o addirittura Bitcoin. Usa il codice di attivazione che trovi nella tua area personale per il software che hai scelto, esattamente come ho fatto io con il mio nuovo Windows 10 Pro, acquistandolo a 10 euro al posto di 259, molto semplicemente incollandolo nell'apposito spazio per l'attivazione o cambio licenza. Iniziamo subito col dire che questa è la fat bike più potente, con più coppia e la più veloce che abbiamo visto sul canale, ma tutto questo non è neanche la metà di quello che potrebbe fare questo motore. Ovviamente perché abbiamo delle limitazioni che non possiamo sorpassare, ovvero la capacità della batteria da 12,8 Ah con un voltaggio nominale di 48,1 volt, moltiplicati uno per l'altro abbiamo 615 watt ora, che è la capacità nominale della batteria, e 615 watt ovviamente di 1C che potrebbe alimentare senza danneggiare la batteria questo motore da 1500 watt. Ok, vediamo l'accelerazione e la velocità massima della Bezior X 1500 con 1500 watt di potenza. La spinta è davvero ottima, direi sorprendente, specialmente per una fat bike di queste dimensioni e peso. Siamo a 31 km all'ora e con il mio peso di 71-72 kg siamo a circa 32 km all'ora. Continua ad accelerare lentamente, siamo a 34 km all'ora, 35 km all'ora, wow! Molto stabile davvero, ovviamente è una fat bike, quindi sarebbe logico, e siamo, diciamo, a una velocità costante di 35,5-36 km all'ora sul piano, con il mio peso ovviamente. 37 km all'ora, e direi che la velocità massima che riesce a mantenere costantemente la Bezior X 1500 è di circa 36 km all'ora con il mio peso ovviamente da sbloccata. E questi 615 watt in realtà non si dovrebbero superare, nonostante che l'esca all'interno di questa bicicletta è da 20 ampere, e 20 ampere moltiplicati per 48,1 volt abbiamo un risultato di circa 962 watt, che è la potenza massima che potremmo ottenere tramite questo motore. Bene, adesso proviamo la solita salita con l'acceleratore solamente con la Bezior X 1500 con motore da 1500 watt. Siamo a 20 qua in curva, 22, 21, 20, 19,
19,6. Sinceramente mi aspettavo un po' di più di coppia da questo motore, anche se teoricamente, realisticamente parlando, insomma me lo sarei dovuto aspettare per la batteria che ha questa bicicletta. Tradotto in soldoni, sì, abbiamo un motore da 1500 watt che però non possiamo sfruttare a pieno. Ma allora qual è il senso di avere un motore da 1500 watt se non possiamo sfruttarlo a pieno? In realtà un motivo c'è, perché con la potenza massima che può avere questo motore ha anche una efficienza non indifferente. Infatti questa bicicletta viene dichiarata con 100 km di autonomia con una ricarica che dura circa 4 ore con il caricabatteria in dotazione da 3 ampere. Ovviamente questi 100 km di autonomia sono a pedalata assistita, mentre se utilizziamo solamente l'elettrico tramite l'acceleratore riusciamo a fare circa 40-45 km. Ok, proviamo la Bezior X 1500 solamente con l'elettrico su questa rampa. Sta soffrendo di brutto, siamo a 9 km all'ora, però incredibilmente ce la fa. Adesso pedalo solamente così un pochino, tipo peso piuma, e la bicicletta sale. Però di sicuro con un'altra bicicletta questa rampa non l'avrei fatta. Proviamo la rampa a pedalata assistita con la Bezior X 1500. Sto pedalando praticamente solamente per così, per dare ordine al motore di andare, e come potete notare, wow, sale. E guidare questa bicicletta in strada, fuori strada, anche sulla sabbia, in salite, sulla rampa, è un piacere unico. Questo non è solamente grazie alle ruote FAT da 26 pollici, infatti davanti abbiamo una forcella biammortizzata con durezza regolabile, e se vogliamo possiamo anche bloccare la sospensione completamente se vogliamo tramite questa levetta. Dietro invece abbiamo un sistema di sospensione molto simile a quello della Same Bike, con mono ammortizzatore, tra l'altro è molto morbido, davvero molto comodo. Abbiamo un cambio dello Shimano a 27 rapporti con 9 pignoni dietro e 3 corone davanti. Il peso di 30 kg a differenza dei 25 dichiarati, e da una parte è tanto, dall'altra parte aggiunge stabilità alla bicicletta, e pilotare questa bicicletta, fare una curva con questa bicicletta è ancora meglio di una moto. E per la velocità massima che può raggiungere questa bicicletta di 36-37 km all'ora con il mio peso, sicuramente un sistema di frenata idraulico è necessario. Infatti è già installato sulla bicicletta. Wow, si sente tantissima differenza con i freni a disco idraulici su una FAT sicuramente, ed è molto efficace, nonché molto facile ovviamente, perché il freno idraulico è molto sensibile, e con i freni meccanici con queste gomme per ottenere la stessa frenata avremmo dovuto spingere molto di più sulla leva del freno. E nonostante il peso, la grandezza di questa bicicletta, abbiamo la ruota davanti a sgancio rapido, la bicicletta è pieghevole e si può trascinare tranquillamente mentre è piegata. Aprirla e chiuderla è molto facile, richiede solamente una persona. La batteria è estraibile e ricaricabile a parte o anche all'interno della bicicletta. E la cosa che mi piace di più nel sistema di ricarica di questa bicicletta rispetto alle altre che abbiamo visto sul canale, che sono molto simili come telaio, e il fatto che abbiamo il connettore della ricarica non direttamente installato sulla batteria. I motivi sono due: uno per l'impermeabilità e due perché non abbiamo il tappo di chiusura del connettore di ricarica che ostacola l'estrazione della batteria. Con la Bezior X 1500 arrivano un paio di chiavi per bloccare la batteria all'interno della bicicletta o sbloccarla, ma non hanno la funzione di scollegare il circuito della batteria dalla bicicletta. Quindi finché la batteria è all'interno del vano batteria e la bicicletta è chiusa, rimane sempre la possibilità di accendere e spegnere la bicicletta tramite i bottoni posizionati sulla parte sinistra del manubrio. E perché questo è importante? Beh, se lasciate la bicicletta legata da qualche parte, anche se sconsiglio di farlo perché dà veramente tanto nell'occhio, è bellissima. Qualche curiosone sciocco, anche se non può estrarre la batteria dalla bicicletta perché l'avete chiusa a chiave, comunque può accendere la bicicletta e accelerare con l'acceleratore. Opla. Sulla parte destra del manubrio abbiamo l'acceleratore che rimane attivo solamente quando
mettiamo la modalità pass a 0, altrimenti è disattivo, non funziona. Una volta attivato ha anche lo zero start, quindi la bicicletta parte appena giriamo l'acceleratore. Qui a destra abbiamo le due leve del cambio dietro e a sinistra invece abbiamo le due leve del cambio davanti, che sono Shimano Altus e sono fantastiche. Per quanto riguarda il display multifunzione, è uno dei più chiari e più visibili anche sotto i diretti raggi del sole. I bottoni non si trovano direttamente sul display multifunzione, ma si trovano sulla parte sinistra del manubrio e abbiamo i soliti 3 bottoni. Il bottone mod in mezzo per vedere quanti chilometri abbiamo fatto durante questo viaggio, i chilometri totali, e possiamo anche vedere il tempo dall'ultima accensione. E premendo le due frecce possiamo passare alle modalità di assistenza a pedalata e abbiamo 5 livelli di assistenza. Il massimo arriva a 40 km all'ora a vuoto e ovviamente 36-37 con il mio peso. E come avevo detto nel video precedente di unboxing, che vi consiglio di andare a vedere cliccando qua o andando nella descrizione del video per vedere che cosa arriva con la bicicletta, soprattutto come arriva, purtroppo non abbiamo un clacson degno di questa bicicletta e purtroppo nessuna luce a LED dietro, neanche un catarifrangente, mentre davanti abbiamo una luce a LED potentissima che si accende tenendo premuto il bottone freccia in su, mentre tenendo premuto il bottone freccia in giù possiamo entrare nella modalità walk assist, dove la bicicletta continua ad andare a 6-7 km all'ora finché non premiamo la leva del freno. Per quanto riguarda l'impermeabilità all'acqua è come al solito IP54, quindi va benissimo sotto una leggera pioggia, non ci sono problemi neanche a lavarla, ma sicuramente non si può lasciare sotto la pioggia e non si può immergere. Mentre per quanto riguarda il carico massimo che può supportare questa bicicletta, sia come telaio ma anche come potenza, sono 200 kg, che sono davvero tanti, mentre l'altezza minima che raccomando è di 165 cm e altezza massima illimitato, anche 2,10 m. Sarebbe comodo lo stesso su questa bicicletta, cosa che non posso dire del Sellino, che cambierei sinceramente con uno più comodo, anche se questa bicicletta è davvero molto ammortizzata. La Bezior X1500 è appena tornata disponibile nei magazzini europei e viene consegnata in circa una settimana dal momento dell'ordine, e come al solito vi lascio il link e coupon sconto nella descrizione del video. Nel frattempo vi saluto e ciao, alla prossima.